Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su OS Video. Oggi andremo a testare due ottiche APS-C per Sony E-mount, ovvero il Tamron 1770 f2.8 ed il Sigma 16 mm f1.4. Chiaramente sono due ottiche totalmente differenti perché una è una lente zoom mentre l'altra è una lente a lunghezza focale fissa, ma già ho realizzato un test simile con il Sony 35 mm f1.8 che potete visionare cliccando sul video qui sopra. E quindi volevo testare il Tamron 17 mm per capire se può sostituire del tutto il mitico Sigma 16 mm f1.4. Tutti i test saranno condotti con la Sony A6003. Nella confezione di entrambi troviamo i tappi posteriori e quelli anteriori, oltre che il paraluce. Il Sigma ha solo una ghiera che serve per controllare il fuoco manuale, mentre sul Tamron troviamo due ghiere, dove quella più piccola serve per il fuoco e quella più grande serve a controllare lo zoom. Il Tamron ha una lunghezza focale che va dai 17 ai 70 mm con apertura costante di f2.8. Il Sigma ha una lunghezza focale fissa di 16 mm ed è più luminoso, infatti arriva a f1.4. Il Tamron ha un diametro di 67 mm per i filtri, pesa 525 grammi e con i suoi 119,3 mm per 74,6 mm è più grande e pesante rispetto al Sigma che pesa 405 grammi ed ha dimensioni di 92,3 mm per 72,2 mm ed un diametro per filtri di 67 mm, come il Tamron. Dal punto di vista estetico le due ottiche sono molto simili e regalano un look professionale alla piccola Sony A6003. Il Tamron è dotato di un sistema di stabilizzazione chiamato Tamron Vibration Compensation, mentre il Sigma ne è totalmente sprovvisto. In più il Tamron è tropicalizzato e quindi è più resistente alla polvere e ad un'eventuale pioggia, mentre il Sigma presenta una resistenza alle intemperie parziale, infatti la lente non è ufficialmente tropicalizzata al 100%. Personalmente sto utilizzando il Tamron da oltre un anno, mentre il 16 mm Sigma lo utilizzo da più di 3 anni. Posso dirvi che fin dall'inizio ho amato l'autofocus e l'apertura di f1.4 del 16 mm ed infatti mi sono trovato molto bene sia dal punto di vista delle foto che dei video. Prima di tutto iniziamo con il campo visivo. Infatti questo test è fatto per vedere come rendono entrambe le ottiche negli scatti grandangolari. Chiaramente il Sigma è avvantaggiato perché ha una lunghezza focale di 16 mm mentre il Tamron arriva a 17 mm. Infatti come possiamo vedere in questi scatti notiamo un campo visivo maggiore nel Sigma, anche se di poco. Magari nei panorami si nota poco, ma al chiuso o magari per un selfie un millimetro extra può far comodo. Adesso vediamo come rendono queste due ottiche nell'ambito dei vlog. In questo momento sto registrando con il Tamron a 17 mm. Il Tamron ha la stabilizzazione ottica mentre il Sigma non ce l'ha. Su diversi modelli Sony, come ad esempio nella A6003, nel momento in cui si registra a 30 fps, cosa che sto facendo in questo momento, c'è un crop maggiore, quindi avremo una ripresa più zoomata. Adesso passiamo al Sigma. Adesso sono passato al Sigma, quindi avremo una visuale un po' più ampia, ma non avremo la stabilizzazione. Quindi sicuramente nei vlog rende meglio un'ottica più grandangolare, però la stabilizzazione sicuramente è fondamentale. Nonostante ciò anche il Tamron, come abbiamo visto, è totalmente insufficiente per questo tipo di riprese, infatti sono veramente molto mosse. Adesso vi faccio vedere la visuale a 24 fps. Ora la resa sarà molto più scattosa anche perché questo video che sto caricando è a 30 fps, però vi potete rendere conto del campo visivo che diventa veramente più ampio se impostiamo 24 fps, perché appunto non abbiamo un crop maggiore. Come abbiamo visto, il millimetro extra del Sigma può essere utile in alcune situazioni. Nonostante ciò, a mio avviso, comunque è molto scomodo fare i vlog con queste due ottiche a mano libera. Converrebbe un'ottica più grandangolare e soprattutto servirebbe una buona stabilizzazione. Infatti, anche se il Tamron ne è provvisto, comunque non è stata sufficiente per questo test. A tal proposito andiamo subito a vedere questa
questo aspetto. Considerato che la stabilizzazione va testata in movimento e che ho solo una ASE 1003, è stato complicato replicare esattamente gli stessi movimenti, ma comunque ho cercato di realizzare i video nel modo più simile possibile. Come abbiamo già detto, il Sigma è sprovvisto della stabilizzazione mentre nel Tamron è presente. Chiaramente vediamo delle differenze, ma notiamo anche che la stabilizzazione del Tamron è insufficiente per delle riprese in movimento. Nei panni invece il Tamron riesce a stabilizzare meglio ed avremo quasi una ripresa utilizzabile. Infine, nelle riprese statiche otteniamo delle riprese sempre mosse con il Sigma, mentre il Tamron dà il meglio di sé e riesce a generare una ripresa quasi ferma. Infatti comunque noteremo sempre dei piccoli movimenti. Parlando di fotografia invece, in media con il Tamron a 17 mm sono riuscito a scattare al massimo fino a un sesto, ma come sempre dipende da quanto è ferma la vostra mano. Con il Sigma invece in media a un quindicesimo di secondo, quindi a parità di apertura il Tamron è in vantaggio perché mi permette di abbassare gli ISO con un tempo di scatto più basso. Ma qui entra in gioco il vero asso nella manica del Sigma, ovvero l'apertura f1.4. Quindi alla fine sarò costretto ad usare un ISO più alto con il Tamron. Questo aspetto dal punto di vista fotografico lo affronteremo a breve, mentre dal punto di vista video sicuramente poter registrare f1.4 vi darà uno spazio di manovra maggiore, ma il Sigma non è troppo definito a quell'apertura, tanto che sulla ASE 1003, mettendo a paragone il Sigma f1.4 a ISO più bassi contro il Tamron a ISO alti a f2.8, comunque spesso il Tamron risulterà più definito, ma chiaramente alla ripresa sarà presente più rumore. Tutto poi dipenderà dalle vostre impostazioni e dall'ISO che userete. A queste lunghezze focali non andremo a fare scatti macro, ma in ogni caso il Tamron ha un range di messa a fuoco e parte dai 19 cm a 17 mm per finire a 39 cm a 70 mm. Il Sigma a 16 mm riesce a mettere a fuoco a 25 cm, quindi per mettere a fuoco da vicino con il Sigma saremo costretti ad allontanarci dal soggetto, anche se di poco. Parlando di autofocus, ho impostato l'ASE 1003 con l'autofocus continuo e veloce e con le stesse impostazioni ho testato le due ottiche, cercando di ricreare lo stesso video, dato che avevo a disposizione solo una fotocamera. Bene o male, nei test che ho eseguito ho notato prestazioni molto simili con entrambi gli obiettivi. In media però ho visto che il Sigma ha una percentuale d'errore minore, mentre il Tamron mi è sembrato più veloce. Chiaramente la velocità di messa a fuoco cambia in base al modello di fotocamera ed in base alle impostazioni video che andrete ad utilizzare. Per questi test ho impostato la messa a fuoco più veloce, che comunque sconsiglio per le riprese normali, ma l'ho utilizzata proprio per farvi vedere le principali differenze fra questi due obiettivi, perché quando impostiamo la messa a fuoco media o lenta comunque le differenze diventano minime. Infatti ho sempre utilizzato entrambi gli obiettivi per realizzare video e non ho mai avuto problemi. Adesso andiamo ad analizzare la qualità degli scatti. Il Tamron sarà sempre a destra mentre il Sigma sulla sinistra. Entrambe le foto le ho scattate a f2.8 e notiamo subito come nel Tamron è presente una vignettatura maggiore. Proprio infatti negli angoli presente anche nel Sigma, ma a f2.8 nel Tamron si vede di più. Questo in media in tutti gli scatti. Per quanto riguarda la definizione, in media vi posso dire che entrambi sono eccezionali a f2.8. In questo scatto il Sigma sembra essere un po' più definito. Parliamo veramente di piccolezze. In quest'altro scatto, sempre fatto a f2.8, andiamo a zoomare il centro della foto e anche qui è veramente difficile trovare una differenza. Gli scatti mi sembrano eccezionali. Stiamo andando a zoomare nell'angolo in basso a sinistra, il Sigma sembra lievemente più definito. Nell'angolo in basso a destra invece il Tamron sembra avere la meglio. L'immagine sembra un po' meno distorta, anche perché comunque la lunghezza focale è evidentemente differente, e mi sembra un po' più definito.
Passando invece a questo scatto, andando a zoomare al centro, sempre realizzato f2.8, in realtà sembra che questa foto del Sigma sia lievemente mossa. Forse perché mi stavo muovendo un po' troppo. Nel Tamron comunque abbiamo la stabilizzazione ottica, però a un 40° di secondo non ci dovrebbero essere problemi di immagini mosse, però in questo caso oggettivamente il Tamron ha scattato meglio. Passando invece a quest'altra foto, notiamo delle differenze per quanto riguarda il campo visivo, notiamo anche una maggiore vignettatura nel Tamron. Purtroppo per questo scatto ho sbagliato l'esposizione, infatti nel Sigma è un 2 millesimi di secondo, mentre qui un 2500 di secondo, quindi l'esposizione è lievemente differente. Però appunto soffermiamoci in questo caso sul campo visivo, sui dettagli al centro dell'immagine, che mi sembra più definita nel Tamron, e soprattutto andando a guardare questo palazzo qui, più o meno all'angolo sinistro della foto, nel Tamron è ben definito, mentre nel Sigma andiamo a perdere un po' di qualità. Passando invece a f4, invece, in questo caso qui sulla destra noto come la scritta è più definita nel Tamron. Per quanto riguarda le texture pure, ma la differenza ragazzi è veramente minima, infatti me ne sono reso conto guardando principalmente la scritta. Stessa foto, ma sono passato a f8 con la stessa esposizione finalmente, e notiamo come il Sigma sembra essere in questo caso lievemente più definito rispetto al Tamron, sempre guardando questa scritta. Se invece andiamo più o meno al centro dell'immagine è veramente difficile trovare un vincitore. Qua invece in quest'angolo più sulla sinistra, questa volta il Sigma è più definito rispetto al Tamron. Quindi come possiamo vedere anche in base al diaframma la situazione si ribalta, ma in ogni caso entrambe le ottiche sono veramente ottime. In quest'altra foto dove notiamo la sporcizia del sensore perché cambiamo in continuo l'obiettivo per fare questi test, vediamo come a f16 entrambi gli obiettivi perdono un pochino di qualità e il Sigma forse scatta un po' meglio a questa apertura. Il Tamron perde veramente tanta qualità quando andiamo a chiudere. Nel Tamron è possibile arrivare fino a f22, mentre il Sigma si ferma a f16 e vediamo come f22 diventa inutilizzabile. La qualità è veramente bassissima, sembra tutto lievemente appannato. Sconsiglio quindi di utilizzare entrambi gli obiettivi diciamo a f16 o oltre col Tamron, perché rendono veramente male. Con il Sigma ho provato a scattare a f1.4, ma un 4 millesimi di secondo ISO 100 non ce l'ho fatta ad avere un'immagine correttamente esposta. A f2 invece sembra corretta l'esposizione. Andiamo a controllare la qualità e qui c'è una bella differenza a favore del Tamron, che chiaramente essendo 2.8 ha un vantaggio rispetto al Sigma che perde un po' di qualità. A f16 invece entrambi hanno messo a fuoco più o meno tutto e il Tamron sembra che abbia messo a fuoco un po' meglio tutta l'immagine, che sembra più definita. Andiamo a vedere quest'angolo dell'immagine e in realtà in quest'angolo il Sigma ha la meglio. Passiamo adesso a una tipologia di scatto differente, in questo caso entrambi a f4 e notiamo come hanno una definizione altissima. Guardando invece quest'altro scatto notiamo delle differenze per quanto riguarda la qualità. Infatti in questa foto il Tamron ha una definizione maggiore nel centro dell'immagine e possiamo andare a notare le aberrazioni cromatiche presenti nel Sigma sono lievi ma sono presenti. Appunto qui tende un pochino al verde, cosa che nel Tamron è assente, anzi qui sotto invece tende lievissimamente al magenta, ma risalta di più all'occhio quella del Sigma. Anche la sfocatura andiamo a notare come nel Tamron sembra più morbida, mentre nel Sigma sembra di una qualità un
po' più bassa, ma sempre appunto ragazzi volendo guardare il minimo dettaglio. Passiamo invece a F4 e il centro dell'immagine mi sembra ben definito in entrambe le foto. Vediamo sempre le aberrazioni cromatiche che sono adesso inferiori nel Sigma, che riesce a gestirle meglio, ma comunque il Tamron ha sempre la meglio. Passiamo adesso a F8 e vediamo come la qualità è molto simile in entrambi, e anche in questo caso darei un vantaggio al Tamron, anche se di poco. Adesso sono tornato a F2.8 nel Tamron e vi voglio fare vedere questo scatto F1.4 del Sigma, e qui si notano effettivamente le problematiche. Infatti se a F2.8 li metto più o meno sullo stesso livello, a F1.4 chiaramente c'è una notevole differenza, sia per le aberrazioni cromatiche ma soprattutto per la nitidezza della foto, che sembra tutta un po' più sfocata. Infatti soprattutto se andiamo a vedere qui, vediamo come c'è un abisso di differenza. Quindi sì, col Sigma abbiamo possibilità di scattare F1.4, però dobbiamo tenere bene a mente che la qualità scende parecchio. Andiamo a vedere quest'altro scatto e guardiamo subito gli angoli delle foto, e in questo caso il Tamron sembra avere la meglio nell'angolo in basso a destra. Invece nell'angolo in alto a destra sembra che il Sigma abbia sfocato di più, mentre nell'angolo in alto a sinistra darei un vantaggio al Tamron, ma in realtà sono tutte e due molto simili. Zoomando esageratamente andiamo a vedere come in entrambe le ottiche qui è presente un po' di aberrazione cromatica. Nel Sigma le notiamo sempre qui sopra sul verde, mentre nel Tamron qui non si vedono, si notano un po' di più qui e tendono un pochino al magenta marroncino, e quindi qui si amalgano meglio nello sfondo. Stesso test di prima, per ora di nuovo a destra ho messo sempre il Sigma F2.8 e a sinistra il Sigma F1.4. Quindi, giusto per farvi capire la differenza, oggettivamente questo obiettivo a massima apertura non scatta così bene. Comunque stiamo andando ovviamente a zoomare tantissimo nell'immagine, perché nella sua interezza diciamo che va bene. Con questa scusa possiamo notare anche la sfocatura, che è notevole, quindi l'oggetto in primo piano viene sfocato molto di più. In quest'altro scatto purtroppo le condizioni atmosferiche variavano tantissimo e quindi non sono riuscito a fare effettivamente la stessa identica foto, ma notiamo che entrambi hanno un'ottima resa dal punto di vista delle aberrazioni cromatiche. Sempre nel Sigma si nota lievissimamente qui una tendenza al verde, mentre una tendenza al marroncino per quanto riguarda il Tamron. Entrambe le foto sono molto definite, ma in questo scatto do la vincita diciamo al Tamron, ma ripeto, le condizioni atmosferiche stavano cambiando. Infatti qui notiamo anche questo flare che sono riuscito a catturare diciamo nel Sigma in quest'altra foto, dove però mi sembra di una qualità un po' più bassa questo effetto. Entrambi gli scatti sono del Sigma, mentre questi altri due scatti sono del Tamron, e in media questo tipo di flare personalmente mi piace, ma comunque non è un effetto molto presente nell'obiettivo. Inevitabilmente lo avremo negli scatti in controluce, però in media in tutti gli scatti che ho fatto non è con una presenza incombente. In quest'altro scatto notiamo molto la differenza del campo visivo. Infatti nel Sigma a sinistra vediamo questo disegno, cosa che è assente qui nel Tamron. Anche qui sopra la testa c'è più aria, mentre qui ce n'è di meno. Per quanto riguarda la qualità della foto, anche in questo caso entrambi hanno una qualità altissima. Infatti, ripeto ragazzi, stiamo andando a guardare il pelo nell'uovo, e forse ecco nella texture del muro e qui nel maglioncino riesco a notare delle differenze a favore del Tamron, che è un po' più definito, ma veramente parliamo di piccolezze. In quest'altro scatto invece andiamo a vedere una differenza nel low light. Notiamo come
il Tamron l'ho dovuto portare a ISO 1250 per scattare f2.8, ma ho potuto scattare a un sesto di secondo, mentre il Sigma a f1.4 l'ho potuto portare a ISO 500 ma a un ventesimo di secondo. Quindi sul Tamron abbiamo un ISO ben più alto, ma nonostante ciò vediamo come l'immagine è migliore nel Tamron. Questo perché nel Sigma ho voluto sfruttare l'apertura di f1.4 per compensare l'assenza della stabilizzazione, cosa che appunto ho potuto sfruttare nel Tamron scattando a un sesto di secondo. Ma l'immagine oggettivamente a f1.4, se si zooma molto, è un po' da bocciare, mentre ripeto, nella sua interezza la foto a massima apertura del Sigma va benissimo. Sfrutto quest'ultimo scatto per dirvi che in media con il Tamron avremo degli scatti un po' più caldi, mentre con il Sigma degli scatti un po' più freddi. Questo succede anche nei video. In questa foto notiamo il campo visivo che è differente, ma adesso, sempre nello stesso setup, abbiamo due foto scattate dal Sigma e vi voglio fare vedere come la foto a f1.4 è indubbiamente meno definita rispetto a quella a f2.8, sempre il Sigma stiamo parlando. Ma se guardiamo nella sua interezza questa foto, in questo momento le aberrazioni cromatiche sono minime, la qualità rimane veramente molto alta e abbiamo un'ottima sfocatura. Quindi abbiamo visto che f1.4 effettivamente il Sigma è un po' più debole, però in determinate condizioni gli scatti comunque sono sempre di altissima qualità, mentre in altre situazioni si nota molto di più la perdita di nitidezza. Come ho già detto, sono due ottiche totalmente differenti e sono state ideate per scopi diversi. Abbiamo visto che entrambe sono molto definite e anche molto luminose, ma da questo punto di vista chiaramente il Sigma vince, perché fra f1.4 e f2.8 c'è molta differenza in termini di luce. Purtroppo però il Sigma a massima apertura perde di nitidezza e quindi dovremo scendere a compromessi. Ma attenzione, tutto ciò che dico è sempre rispetto al Tamron, che è veramente definita come ottica. Infatti il Sigma anche a f1.4 riesce a scattare meglio di tante altre ottiche per il mondo APS-C di Sony. Infatti, anche se personalmente in foto non uso più la massima apertura del Sigma, comunque scatto a partire da f2 per avere una buona foto. Inoltre in video sì, andremo a vedere sempre una perdita di qualità, ma si noterà di meno, e quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo un vantaggio rispetto al Tamron. Il Sigma ha anche un millimetro in meno, che però può fare comodo in base al lavoro che stiamo facendo. Infatti possibilmente per fare delle foto delle abitazioni anche un solo millimetro comunque può essere veramente utile. Il Tamron d'altro canto sì, parte dai 17 mm ma ha un range che arriva fino a 70 mm. Infatti questo aspetto non l'ho toccato nella recensione, ma proprio perché dovevamo testare queste due ottiche nel loro ambiente comune, quindi dal punto di vista grandangolare. Ma a mio avviso questa copertura del Tamron fino a 70 mm è un fattore decisivo per la scelta di un obiettivo. Però abbiamo anche visto che il Tamron soffre di vignettatura a 17 mm, ma è anche molto definito anche a massima apertura di f2.8. Ed infine nel Tamron è presente la stabilizzazione ottica. Quindi prima di capire quali fra queste due ottiche può fare al caso vostro, vediamo i prezzi. Il Tamron 1770 f2.8 ha un costo di 799 euro, mentre il Sigma si aggira fra i 380 e i 400 euro. Quindi diciamo che in media il Tamron costa il doppio. Quindi se avete la necessità di fare principalmente degli scatti grandangolari e di fare foto e video in condizioni di scarsa luminosità, probabilmente il Sigma è la scelta migliore. Mentre se pianificate di fare anche degli scatti un po' più zoomati, avrete la necessità di acquistare altre ottiche fisse, e in questo caso vi consiglio sempre quelle della famiglia Sigma, ovvero il 30 mm f1.4 e il 56 mm f1.4. Queste tre ottiche Sigma sono veramente eccezionali, e così avrete la possibilità di coprire le principali lunghezze focali medie, sempre mantenendo l'apertura di f1.4. Ma l'acquisto di queste tre ottiche equivarrebbe a oltre 1100 euro di spesa,
sicurezza, senza contare il fatto che dovrete sempre sostituire le varie ottiche. Con il Tamron questo problema non sussiste e quindi sì, dovremo salire dall'apertura di f1.4 a f2.8, che comunque rimane sempre un'apertura di tutto rispetto, ma poi avremo un campo visivo che parte dai 17 mm e che arriva appunto ai 70 mm ed anche con stabilizzazione ottica. Riassumendo, se avete già delle altre ottiche fisse, allora il Sigma potrebbe essere una buona scelta, mentre se avete bisogno di un obiettivo tuttofare, allora indubbiamente il Tamron fa al caso vostro. Per quanto mi riguarda, prima utilizzavo sempre ottiche fisse, ma da quando ho il Tamron effettivamente ho smesso di utilizzarle, almeno per le lunghezze focali che copre il Tamron. Infatti, se in studio non ci sono problemi per il cambio di ottiche, magari quando si è fuori per un'intera giornata di lavoro può diventare molto complicato e anche problematico fare un cambio di ottiche in continuo. Avrete sicuramente capito che amo entrambi questi obiettivi, ma il Tamron mi ha conquistato di più. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.